Possiedo troppi oggetti. La mia vita è piena di cose che non hanno nessun valore positivo per me. Questo pensiero ha iniziato a prendere forma nella mia testa alcuni anni fa, mentre iniziavo a rendermi conto di quanto tutte le cose intorno a me mi stressassero. La casa piena di roba, il non trovare mai nulla di quello che cercavo, il dover sempre scegliere tra una marea di cose che non mi davano assolutamente gioia, il pensiero costante, anche se non me ne rendevo conto, del prossimo acquisto, della prossima cosa che avrei dovuto comprare per poter essere finalmente felice. E mentre iniziavo a rendermi conto di queste cose, ho iniziato anche a scoprire online il concetto di minimalismo. Però vedevo che per tante persone diverse il minimalismo significava tante cose diverse. Per alcuni significava vivere solo con un certo numero di cose, per esempio avere un guardaroba di soli 33 capi. Per altri invece significava avere una casa super ordinata, con tutte le superfici vuote e pulite. Per altri era avere tutto bianco senza colore. Per altri ancora eliminare tutto ciò che non ci dà gioia dalla nostra vita. E invece per alcuni era soltanto uno stile d'arredamento. E sono rimasta super affascinata da tutte queste visioni e pian piano col tempo da ognuno ho iniziato a prendere qualcosa che pensavo potesse essere utile nella mia vita per uscire da quello stato di ansia che gli oggetti e tutta questa abbondanza intorno a me mi davano. Il mio punto di partenza penso sia stata Marie Kondo con il suo libro Il magico potere del riordino che mi ha veramente cambiato la vita. È un libro che ti insegna a cambiare la tua vita riordinando la casa e ti guida step by step nel processo e mette come punto principale il fatto di tenere soltanto ciò che ti dona gioia ed eliminare tutto il resto. E quindi partendo dagli oggetti che avevo in casa ho iniziato ad applicare tutte quelle piccole regole sul minimalismo che avevo imparato a tutti i campi della mia vita. In particolare ci sono 6 campi che sono stati rivoluzionati nel mio modo di vivere attraverso questo percorso. Il primo è quello dei vestiti. A differenza di molte persone io odiavo fare shopping e a dover pensare a come vestirmi, anche perché aprendo l'armadio c'erano infinite possibilità, tutti quei vestiti, ma nessuno mi piaceva e quindi ci stavo malissimo. E anche nei negozi c'era così tanta scelta che per me era impossibile trovare ciò che mi piaceva veramente, ciò che mi faceva star bene. Grazie al nuovo modo di pensare, però, sono riuscita a iniziare a creare uno stile mio, estrapolando quello che mi piaceva da ciò che vedevo e ripartendo da zero, una cosa per volta. Questo processo è ancora in corso e faccio molta fatica in questo campo, però mi sta dando veramente tantissime soddisfazioni. Il secondo aspetto è quello degli acquisti e dei soldi. Ho iniziato a fare più attenzione a quello che compravo e a farmi molte domande, a chiedermi: ma questa cosa mi serve veramente? Che impatto porterà nella mia vita? In che modo posso utilizzare questi soldi per fare qualcosa di diverso? E così le mie abitudini sono cambiate. Ho iniziato a comprare molte meno cose e ad essere più felice dei miei acquisti, a mettere da parte dei soldi, analizzare le spese e utilizzare appunto i soldi per quello che mi rende veramente felice. Ho iniziato a diventare molto più sensibile anche per quanto riguarda tutti gli sprechi che noi umani facciamo e tutti i rifiuti che produciamo. Se applico un pensiero minimalista a così tanti campi della mia vita, perché non farlo anche allora con quello che sono i miei sprechi e i rifiuti che produco? E così ho iniziato a stare più attenta alla quantità di cose che buttavo e per quale motivo lo facevo, a cercare di rispettare di più l'ambiente e le persone nelle mie scelte di acquisto. Ho scoperto il movimento Zero Waste e sono diventata molto più cosciente del mio impatto sul mondo e sull'ambiente e ho cercato di cambiare la mia vita per non vivere più nell'eccesso, ma soltanto e perfettamente con quello di cui ho bisogno. Un'altra importante lezione che ho imparato è: casa in ordine, vita in ordine. Cioè partire da riordinare la propria casa, i propri oggetti, eliminare ciò che non ci rende felici, per poi fare la stessa cosa con quello che abbiamo dentro, con le nostre emozioni, con le nostre passioni, con le persone che frequentiamo e applicare le stesse regole e gli stessi concetti del minimalismo anche in quei campi.
come per esempio lasciare andare quelle amicizie che non ci fanno del bene o seguire soltanto le passioni, gli hobby che ci rendono veramente felici e non quelle che imponiamo a noi stessi per qualche strano motivo esterno. Anche per quanto riguarda l'ansia che ho sempre provato per qualsiasi cosa in modo molto forte ed esagerato, mi ha aiutato tantissimo questo nuovo modo di vedere la realtà e di eliminare tutto ciò che è costruito, che è complesso, e ripartire dalle cose semplici e ripartire da quello che mi rende veramente felice e da lì creare un percorso di analisi interiore. E soprattutto il fatto di stare riordinando tutti gli altri campi della mia vita ha aiutato a diminuire i miei livelli di ansia in modo incredibile. Ultimo ambito della mia vita che è stato rivoluzionato è quello del tempo. Ho iniziato a chiedermi se anche questo aspetto fosse in ordine, per accorgermi poi che forse era uno dei più incasinati di tutti. Il fatto è che ci sembra sempre di non avere tempo per fare nulla è tutta una cosa nella nostra testa e se riordiniamo il nostro tempo, prima analizzando come lo spendiamo e poi dandoci delle priorità e degli obiettivi, possiamo veramente fare tutto quello che vogliamo e raggiungere tutti gli obiettivi che ci mettiamo in testa. Io non mi reputo una persona minimalista perché la mia vita è ancora piena di tantissimi oggetti e di tanti eccessi che non sono pronta o non desidero eliminare. Però grazie al minimalismo sono riuscita a crescere e a migliorarmi come persona. Minimalismo per me non significa vivere in modo estremo o avere solo un certo numero di oggetti, ma significa eliminare tutto ciò che non è necessario per me, quello che non fa bene alla mia salute fisica e mentale e quello che non fa bene al nostro pianeta, per rimanere soltanto con quello che mi rende veramente felice e che mi è utile. Non importa quanto e cosa si lascia andare, ma quello che è veramente importante è la qualità di quello che si lascia entrare. E voi avete un'opinione positiva o negativa del minimalismo? Ha avuto qualche impatto sulla vostra vita? Fatemi sapere che sono super curiosa. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete vedere altri contenuti di questo tipo. Io vi mando un bacione e alla prossima, ciao!